Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio parlarti di Matcha, un DEX, anzi è un aggregatore di DEX, ovvero un luogo dove puoi effettuare degli scambi e in questo caso anche impostare degli ordini limiti su criptovalute, azioni tokenizzate, commodity e ti fornisce il prezzo migliore che riesci a trovare nei vari DEX che riesci a scansionare in pochissimi secondi. Ti mostra il percorso migliore, con un clic ti fai il tuo swap, paghi il prezzo più basso che può trovare nel match e permette anche di operare senza necessariamente avere il token gas del protocollo. Eccoci su matcha.xyz, ti lascerò il link in descrizione perché ho già visto che ci sono diversi siti di phishing. Matcha, come ho detto poc'anzi, è un aggregatore di DEX, quindi exchange decentralizzati, che significa che non funziona esattamente come un singolo DEX, ad esempio come Uniswap, dove la liquidità passa principalmente dal pool del protocollo, quindi da Uniswap. Match cerca la liquidità che è disponibile attraverso diversi DEX, molti anche sono partner, market maker e altre fonti di liquidità, e ha l'obiettivo per l'appunto di trovarti lo scambio, il percorso più rapido e soprattutto più conveniente. E questo riesce a farli combinando l'incrocio dei dati sia on-chain che off-chain degli Automated Market Maker, quindi AMM, e degli RFQ, quindi Request for Quote, dove in quest'ultimo caso Matcha può richiedere un prezzo a un market maker professionale. E questo cosa significa? Che in alcuni casi un market maker potrebbe offrire un prezzo migliore rispetto a quello che si trova in quel momento in una pool di liquidità. Quindi Matcha in automatico va a confrontare queste cose, presenta all'utente, al cliente, cioè a me e te che facciamo lo scambio, il prezzo finale. Noi non vediamo tutto quello che succede sotto, però sappiamo che dietro al motore succede tutto questo per darci la combinazione migliore. Matcha è appunto un aggregatore non custodial multi-chain. Non custodial vuol dire che non depositiamo cripto all'interno di Matcha, ma in alto a destra colleghiamo un nostro wallet. Il nostro wallet non custodial, come ad esempio MetaMask, dove abbiamo diverse magari blockchain settate, come le blockchain che girano, che sono compatibili con Ethereum, quindi compatibili con l'Ethereum Virtual Machine, oppure quelle con Solana. Si collega il portafoglio e dopo pochi secondi si è pronti ad operare. Qua si possono vedere i wallet con i vari saldi. Non vi preoccupate di dati eventualmente che espongo nei video, perché tanto uso sempre un MetaMask o un wallet non custodia dedicato al video che faccio, che poi va a sparire. Come vedete abbiamo la possibilità di ricercare un token e possiamo anche suddividerlo per le varie blockchain, quindi Ethereum, Base, Robinhood Chain, che è quella più in voga in questo momento, BNB Chain, Solana, Polygon, Hyperliquid, Monad, Arbitrum One, OPMain, Abstract, Plasma, Avalanche, insomma ne abbiamo diverse, e ovviamente supporta anche le stablecoin come USDT Tether. Stiamo parlando di DEX decentralizzato e non di un exchange centralizzato. Possiamo anche swappare stocks, quindi le azioni tokenizzate su diverse blockchain, le vediamo compatibili, commodity, dove possiamo anche operare su Tether Gold e Paxos Gold relativi all'oro, comprese le altre, ma queste due sono quelle più utilizzate nel mondo cripto. E qua a destra abbiamo anche il launchpad di Pump Fun. Andando a selezionare una currency come ad esempio USDC, possiamo andare a selezionare USDC su Solana, ad esempio, e si apre questa schermata dove abbiamo la possibilità di fare lo swap e impostare anche degli ordini limiti. Volendo, sempre da questa schermata possiamo andare a scambiare, a selezionare il token che vogliamo scambiare con la valuta di scambio. Ad esempio vado sulla Robinhood Chain, seleziono Ethereum e posso andare a swappare lo 0.05 a seconda di quello che ho nel portafoglio, e vedete che mi va a restituire sempre nel mio wallet MetaMask 9.224804 USDC. Qua sotto abbiamo il wallet di
invio e il wallet dove lo riceviamo. In questo caso prende automaticamente il mio MetaMask, se no volendo possiamo fare anche uno switch del wallet oppure andare a connettere un altro wallet se vogliamo fare uno scambio ad esempio da MetaMask e riceverlo in un altro portafoglio. Si va a identificare il massimo slippage 0.5%, quindi bassissimo, il network cost 0.02 centesimi di dollaro e la transazione viene effettuata in meno di un minuto. Per fare lo swap possiamo anche andare direttamente su Trade e andare a cercare, in base anche a quello che abbiamo nel portafoglio, la nostra valuta di scambio. Quindi vado di nuovo sulla Rubin On-Chain, seleziono Ethereum sulla Rubin On-Chain e vado a selezionare, magari sempre sulla Rubin On-Chain, prendo una a caso. In questo caso non voglio fare uno swap diretto, vado su Limit, imposto 0.005, quindi mi va a indicare $9,57, il 63%, 63,93% del mio portafoglio per andare a ricevere 193 cash cat. Questo ti va a indicare, a differenza di uno swap classico dove scambi subito al prezzo disponibile, con il limit stabilisci il prezzo e aspetti che il mercato eventualmente lo raggiunga. Qua sotto ti va a indicare che se l'ordine limite va a scadere, automaticamente non paghi nessuna commissione di cancellazione. Se invece lo vai a chiudere tu anticipatamente, paghi la cancellazione con il gas fee per firmare il contratto. Con queste percentuali che trovi qua sotto puoi dire: non voglio vendere Ethereum adesso, lo venderò solo se potrò ottenere almeno un 2% in più, 5% in più, 10% in più, e qua poi è modificabile, di cash cat. Ad esempio, cliccando più 2%, vedete che va a aumentare la percentuale di cash cat. Poi, se ovviamente i prezzi coincidono, corrispondono, entro ad esempio l'ora oppure i 7 giorni o la data che vuoi mettere, si trova il match, viene venduto Ethereum e te ottieni il quantitativo di token che vai a decidere di ottenere, ma solo se i prezzi poi vanno a coincidere. Se non succede nulla, in base alla scadenza, un'ora o quello che vai a scegliere, non succede nulla, non si vende nulla e boom, ritorna tutto come prima, ti è stato cancellato l'ordine. Quindi ricordati la differenza sostanziale: lo swap esegue subito il prezzo disponibile, che volendo si può inserire appunto anche a mercato così. Se invece vai a mettere un limite, vai a impostare determinati parametri, l'ordine viene eseguito solo se trova il match con quello che hai impostato tu. Ora, ti ho parlato all'inizio del video della possibilità di avere lo swap semplificato, quindi non pensare al gas fee. Normalmente quando sposti una valuta su Ethereum servirà ETH per il pagamento delle fee, se è sulla BNB Chain servirà BNB e via dicendo. Matcha dà due possibilità. Allora, la modalità auto off, quindi quella standard, si ha un controllo più diretto sulle impostazioni, quindi possiamo anche modificare lo slippage, selezionare eventualmente le liquidità, l'accesso alla liquidità. Il routing viene automatico, le fee vanno dallo 0% allo 0,25%. In questo caso servirà il gas fee, quindi ce ne dobbiamo occupare noi. Se invece andiamo a selezionare la modalità automatica, abbiamo meno controllo sulle impostazioni, che comunque sono buone, e Matcha gestirà il gas fee al posto nostro. Faccio l'esempio: possiedi USDC su rete Base ma non hai ETH per pagare il gas, con una normale applicazione potremmo rimanere bloccati e annullare la transazione o finché non mettiamo Ethereum come gas. Quindi dovremo prima acquistare o trasferire una piccola quantità di Ethereum su rete Base. In questo caso con Matcha Auto possiamo effettuare lo swap senza possedere anticipatamente Ethereum. Matcha va a sostenere il costo dell'operazione e ovviamente te lo incorpora nella quotazione, non è che te lo regala, quindi lo paghi, ma anche se te lo sei dimenticato e tutto, riesci a fare la transazione in modo normale. Questa è un'ottima cosa soprattutto agli utenti che si avvicinano al settore e non hanno ancora ben capito, ben chiaro come funziona il gas fee network. E ricordati che quando vedi gasless in questi DEX non significa che il funzionamento della blockchain sia gratuito, il gas va sempre pagato
esiste questo costo del gas, semplicemente non si paga direttamente con il token nativo attraverso una transazione eventualmente anche separata, ma lo gestisce il protocollo. Utilizzare la modalità auto, matcha auto, come hai visto, ha la possibilità appunto di questo gasless, ma non ha solo questo vantaggio, ha la protezione contro i mapbot, quindi durante le operazioni si riducono drasticamente i sandwich attack e i front running. Tra le altre cose, la piattaforma dichiara che utilizzando la modalità auto si riduce dell'85% di fallire una transazione, quindi di pagare 2 volte il gas fee. Le commissioni ovviamente sono variabili, il consiglio è quando c'è un DEX che ha queste modalità, magari una standard automatica o altre, prima di andare a buttarsi a capofitto su quella automatica o su quella standard, fare la sorta di preventivo, tanto come avete visto, anche senza impostare e finalizzare l'ordine, più o meno si capisce il costo, perché non è detto che magari quella automatica sia quella meno cara. Ricordiamoci sempre che magari andiamo su una strada più comoda, ma magari questa comodità la paghiamo un pochino di più. Quindi sta a noi capire quanto andiamo a pagare in base anche poi ovviamente alle nostre conoscenze. Se poi non abbiamo il gas fee da pagare, allora usiamo la modalità automatica. Se magari si paga quei tot dollari in più, però ci siamo tolti una rottura di scatole che magari non sapevamo affrontare. Se invece sei un utente mediamente esperto che conosci le due strade, puoi valutare ovviamente i costi in base anche alla comodità. Ti ricordo, indipendentemente da questo video, di tutti gli altri anche che puoi vedere tutti i tutorial, vai a vedere la documentazione anche della piattaforma che stai utilizzando per andare magari a leggere e a confrontare anche le commissioni. E ricordati sempre in tutti i settori, ma soprattutto anche in questo, se hai dei dubbi, piuttosto fermati un attimo, pensa e nel caso chiedi. Io ho una community Telegram sempre disponibile che trovi il link in ogni contenuto, se hai delle domande basta chiedere, attendi solo il tempo di risposta, ma cerco sempre di rispondere a tutti e dare una mano a tutti. E un altro consiglio che ti do, se ti avvicini a queste cose per la prima volta, magari prendi 10, 15, 20 dollari e usali come test, fai le tue prove, i tuoi swap, i tuoi casini, anche perché almeno riesci a capire anche da te come funziona una cosa e magari usi un 5, 10, 15, 20 dollari che usi per imparare a non attaccare intaccare il tuo portafoglio. Usa sempre, se non sai fare le cose, una quantità piccola di dollari e fai le tue prove, che non c'è miglior modo di imparare che sfasciarsi la testa anche magari facendo dei piccoli errori.